È tutto fatto per la vostra sicurezza. È l'unico modo per tornare ad essere liberi come prima. E smettete di essere paranoici, per favore. Io controllo te, tu controlli me e la tecnologia controlla tutti e due. Il vicino di casa dalla sua terrazza ti controlla e te dal tuo garage controlli lui. Google vi controlla tutti e due attraverso la vostra posizione GPS. Il governo controlla Google e Google controlla il governo. I satelliti sono controllati dai militari e i militari vi controllano. Il 5G ti controllerà, il 4G ti controlla, il 3G ti ha controllato. Ma veniamo a cose molto più leggere, più semplici, più light. Se vuoi giocare in una squadra di calcio, ti devi far controllare e ti controllano per farne parte. Se esci di casa troppo presto, ti controllano. Se esci di casa troppo tardi, ti controllano. C'è chi controlla come metti la mascherina, se metti la mascherina, quando metti la mascherina, dove togli la mascherina. La cassiera del supermercato ti controlla, la telecamera a riconoscimento facciale ti controlla e controlla chi ti deve controllare. Il governo controlla se acquisti farmaci e quali farmaci acquisti, sia in internet che in farmacia. Amazon ti controlla. Se vuoi andare in palestra, devi essere controllato. Quando vai a lavorare in fabbrica, ti controllano. Ti controllano la temperatura e ti puntano alla testa un laser che ti controlla. Ti controllano quando devi andare a fare fisioterapia. Se vai allo stadio, ti controllano. Il bigliettaio ti controlla. YouTube ti controlla. La telecamera a controllo termico ti controlla. Quando vai alla fiera di paese, ti controllano. C'è un'app che controlla se sei vaccinato oppure no. Quando vai in autobus, colui che siede davanti a te ti controlla. Facebook ti controlla. Uno scanner all'entrata dell'ospedale e delle cliniche private ti controlla. Se voi non controllate che tutti abbiano il pass, verranno a controllarti. C'è un'app che controlla se te puoi uscire o no. La telecamera al semaforo ti controlla. Se sei malato, ti controllano e controllano pure tutti i tuoi familiari, colleghi di lavoro e amici. Se vai all'estero, ti controllano. Alla frontiera ti controllano. Al ritorno ti controllano. La polizia ti controlla. Quando vendi qualcosa, ti controllano. Quando compri qualcosa, ti controllano. C'è un'app che controlla se sei passato troppo vicino a un malato. La tua auto ti controlla. La recepzionista dell'hotel ti controlla. Quando torni a scuola, ti controllano. Quando esci da scuola, ti controllano. La tua mamma ti controlla. C'è un test che controlla se sei malato o no, anche se sei sano. Se vai al ristorante ti controllano. Il padrone del ristorante controlla il cameriere che non dimentichi di controllare i clienti che a loro volta controllano i vicini di tavolo. Il panettiere ti controlla. Quando vai in treno ti controllano. La tua ragazza ti controlla. Se sei malato controllano il numero della targa della tua automobile e lo comunicano in una blacklist che controlla tutte le auto attraverso tutte le telecamere di tutte le autostrade, strade, semafori e incroci. Se prendi un taxi, ti controllano. Quando vai in discoteca, ti controllano. Quando bevi qualcosa, ti controllano. Il controllore ti controlla. I medici ti controllano. I colleghi ti controllano. L'autista del tram ti controlla. Quello che è seduto di fianco a te ti controlla. Però non è una società del controllo e non si tratta di controllo sociale. Siamo noi a essere paranoici. E allora la domanda mi sorge spontanea. Ma tutti i politici che hanno fatto tutte queste leggi, chi li controlla?